Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento questa sciarpona Infinity con questo punto veramente molto carino. A me è piaciuto subito tantissimo perché è un punto lavorato, però nello stesso tempo non è bucatissimo, quindi è molto caldo. E tra l'altro è davvero facile da eseguire, mm, velocissimo da fare. Quindi, senza aggiungere altro, vi lascio al tutorial di questo accessorio. Per questo progetto ho usato il filato che ho avanzato dallo Sciallemina. Se vi ricordate, mi era avanzato un gomitolone pazzesco, di cui ci ho ricavato un cappello e, e appunto questa sciarpa Infinity. In questo caso ho usato l'uncinetto numero 5 perché col punto che ho lavorato mi piaceva di più col 5 piuttosto che col 4,5. Dopodiché avremo bisogno di un metro da sarta e un paio di forbici. Poi per cucire, se volete, un ago da lana o l'uncinetto, come volete. Io ho già lavorato la mia striscia che misura circa 118 cm per 30. Il punto che ho utilizzato è veramente molto bello e anche facilissimo da eseguire. Siccome la striscia non l'ho chiusa, andremo a vedere il campione del punto e dopodiché chiuderemo la striscia insieme. Per questo punto avremo bisogno di un multiplo di 10 più 1. Io, per avere un'altezza totale di questa sciarpa, ho lavorato 50 punti più 1. Ora vi farò un campione, parto col mio campione e farò una trentina di catenelle. Quindi, siccome il multiplo è di 10 più 1, 30 più 1, 31 più 1 per girare. Giro, entro nella catenella numero 2 che abbiamo fatto, quindi la penultima, e faccio punto basso su punto basso. Questo sarà il mio primo punto alto, però voi potete fare come siete abituate, quindi 3 catenelle, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, come avete voglia. Non andrà a compromettere quello che è il risultato del lavoro. Quindi, una volta fatto il mio primo punto alto, rientro nella stessa catenella di base, lavoro altri 2 punti alti per un totale di 3. Aggiungo 3 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta catenella utile e faccio un punto basso. Aggiungo altre 3 catenelle, filo sull'uncinetto e conto 1, 2, 3, 4, entro nella quinta catenella utile e vado a lavorare un ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e altri 2 punti alti nella stessa catenella di base. Dopodiché aggiungo 3 catenelle di separazione e vado a contare 4 catenelle, entro nella quinta, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella quinta catenella utile con un punto basso. Aggiungo di nuovo le 3 catenelle di separazione, conto 1, 2, 3, 4, 5, vado a rifare il ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, sempre nella stessa catenella di base. Dopodiché vado ad aggiungere le 3 catenelle di separazione e vado a contare i miei 5 punti. Non fatevi fregare dal primo perché resterà un po' piccolino, quindi 1, 2, 3, 4, 5, vado a fare un punto basso. Aggiungo 3 catenelle di separazione filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, 4, 5, entro nell'ultima catenella utile e vado a lavorare il ventaglietto di 3 catenelle, di 3 punti alti, pardon. E abbiamo fatto la riga numero 1. Giro il mio lavoro
entro nel punto che ho subito sotto, faccio quello che è il mio primo punto alto, nel mio caso punto basso su punto basso, filo sull'uncinetto, vado a lavorare nel punto successivo un punto alto, nell'altro punto un punto alto, quindi faremo 3 punti alti sui 3 punti alti utili. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto basso e vado a fare il ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nello stesso punto di base. Filo sull'uncinetto, salto l'archetto delle 3 catenelle, vado a lavorare sul ventaglietto. Nel primo punto alto utile lavoro un punto alto, entro nel secondo, lavoro un punto alto, entro nell'archetto formato dalla catenella, lavoro un punto alto, entro nel punto alto che ho dopo, lavoro un altro punto alto, entro nell'ultimo punto alto e lavoro punto alto, per un totale di 5. Sotto abbiamo 2 punti alti, catenella, 2 punti alti, sopra lavoreremo punto su punto, cioè 5 punti alti. Dopodiché filo sull'uncinetto, salto il mio archetto, entro nel punto basso e replico il ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nello stesso punto basso di base. Quindi mi sposto sul ventaglietto, vado nel primo punto alto utile, lavoro un punto alto, in quello successivo un punto alto, nell'archetto formato dalla catenella un punto alto, dopodiché entro nel punto alto, faccio un punto alto, nell'ultimo punto alto un punto alto, filo sull'uncinetto, mi sposto nel punto basso e vado a lavorare il ventaglietto, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto nel primo punto alto utile degli ultimi 3 del ventaglietto che abbiamo alla fine della riga e lavoro punto su punto, quindi il punto alto nel primo, il numero 2 nel secondo e il numero 3 nel terzo. Dopodiché giro il mio lavoro, entro nel primo punto utile, quello sottostante, e faccio un punto basso, solo un punto basso. Lavoro 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nella catenella, nell'archetto formato dalla catenella del ventaglietto sottostante e replico il ventaglietto, cioè 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nello stesso archetto di base. 3 catenelle di separazione, vado nel mio gruppo di 5 punti alti ed entro nel numero 3. 1, 2 e 3 e faccio un punto basso, aggiungo le 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro, quindi salto tutti questi punti, entro nell'archetto formato da una catenella e replico il mio ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e altri 2 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione e conto 1, 2 e 3, entro nel terzo punto alto utile con un punto basso, aggiungo le 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, salto direttamente nell'archetto formato da una catenella e replico il ventaglietto formato da 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Aggiungo le mie 3 catenelle di separazione, vado direttamente nell'ultimo punto utile e lavoro un punto basso.
e abbiamo fatto anche la riga numero 3. Giro il mio lavoro e vado a fare quello che sostituisce il mio primo punto alto, cioè punto basso su punto basso, e vado a fare altri 2 punti alti nello stesso punto di base per un totale di 3. Dopodiché filo sull'uncinetto, vado a fare 5 punti, quindi entro nel primo punto utile, sempre saltando l'archetto delle 3 catenelle, entro nel primo punto utile e faccio un punto alto, entro nel numero 2 e faccio il secondo. Nella catenella faccio il terzo, nel numero 3 faccio il quarto e in quello dopo faccio il quinto. Quindi mi ritrovo 5 punti alti su 5 punti. Filo sull'uncinetto, salto l'archetto, entro nel punto basso e vado a fare quello che è il ventaglietto formato da 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Filo sull'uncinetto, mi sposto in questo ventaglietto, entro nel primo punto utile, faccio il punto numero 1, entro in quello dopo, faccio il punto numero 2, entro nella catenella, faccio il punto numero 3, entro in quel punto dopo ancora, faccio il punto numero 4 ed entro nell'ultimo, faccio il punto numero 5. Abbiamo ottenuto i nostri 5 punti alti. Dopodiché mi sposto nel punto basso e vado a fare il ventaglietto, quindi 1, 2, catenella di separazione, 1 e 2. Dopodiché mi sposto nel primo punto alto utile e vado a replicare i miei 5 punti, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché mi sposto alla fine della riga che sarà il punto basso, entro nel punto basso e realizzo il ventaglietto formato da 3 punti alti. Dopodiché giro il mio lavoro, salgo con quello che è il nostro primo punto alto, quindi nel mio caso faccio un punto basso su un punto basso e vado a fare il ventaglietto di 3 punti alti. Dopodiché faccio 3 catenelle di separazione, mi sposto nel punto centrale del gruppo di 5, cioè il numero 3, entro e faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel ventaglietto, nella catenella centrale, nell'archetto che ha formato la catenella centrale, e vado a fare il mio ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado nel punto centrale dei 5, lavoro un punto basso, 3 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato da una catenella e replico il ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Aggiungo 3 catenelle di separazione, vado in quello che è il punto centrale, cioè il numero 3 della riga sottostante, e faccio un punto basso. 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo punto utile e faccio il mio ventaglietto di 3 punti alti uguale a come abbiamo iniziato questa riga. Dopodiché giro il mio lavoro, entro nel primo punto utile, faccio quello che è il mio primo punto alto, quindi io farò punto basso su punto basso e vado a lavorare questi 2 punti come li trovo, quindi 3 punti su 3 punti. Vanno a creare questa specie di fogliolina. Dopodiché qui ho il punto basso, salto l'archetto e vado a replicare il mio ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Mi sposto
entro nel primo punto utile, faccio il punto numero 1, quello successivo il numero 2, nella catenella il numero 3, nel punto alto dopo il numero 4 e nell'ultimo il numero 5. Dopodiché mi sposto nel punto basso e vado a farmi il mio ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, filo sull'uncinetto, vado a cercarmi il mio punto alto e vado a lavorare 5 punti punto su punto, quindi siamo al 2, entro nella catenella, diventano 3, il punto alto successivo sono 4 e nell'ultimo diventano 5. Mi sposto nel punto basso e vado a lavorare il mio ventaglietto, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, filo sull'uncinetto e qui andremo a lavorare così come abbiamo iniziato con 3 punti punto su punto, andremo a finire con 3 punti punto su punto. Una volta arrivati a questo punto, riparte tutto dalla riga numero 3, cioè dal punto basso, 3 catenelle, ventaglietto nel ventaglietto, 3 catenelle, punto basso nel punto centrale, eccetera, eccetera. Praticamente è sempre una ripetizione di queste righe. Ed ora andremo a cucire la nostra striscia. Per cucire la nostra striscia dovremo avere però l'accortezza di fermare il lavoro dove ci sono tutti i punti alti, che resta un po' più dritto praticamente ed è più facile da cucire. Quindi giro il mio lavoro in modo che il diritto sia col diritto, quindi io per diritto tengo i 5 punti alti, il gruppo di 5 punti alti dal diritto, e per me il diritto è questo, quindi tengo il diritto sopra, ripiego e vado a cucire con l'uncinetto quello che è il nostro lavoro. Quindi aggiungo una catenella, entro nel primo punto utile da una parte, nel primo punto utile dall'altra e faccio un punto basso. Entro nel punto successivo, di qui ho la catenella, entro nella catenella e lavoro un punto basso. Entro nel punto dopo, nell'altra estremità ho la catenella, entro nella catenella, faccio un punto basso. Entro nel punto successivo, qui ho ancora la catenella, entro e faccio un punto basso, qui ho il punto alto e qui ho ancora una catenella e faccio punto basso, quindi prendiamo un punto di qua e un punto di là. Qui ho l'archetto della catenella, entro nell'archetto o nella catenella come volete e faccio un punto basso. Qui mi trovo il punto e qui ho la catenella. Entro nella catenella, punto basso, qui ho il punto, qui ho la catenella e punto basso, qui ho il punto, qui ho la catenella e un altro punto basso, punto, catenella e faccio il punto basso, punto, e qui ho il gruppettino, entro nello spazio dell'altro pannello e faccio punto basso, punto, qui ho la catenella, la prendo e faccio il punto basso, vado a lavorare in questa maniera, praticamente anche se i punti sono diversi, però dobbiamo prendere un punto di qua e un punto di là e facciamo il punto basso. Facendo il punto basso la cucitura resterà morbida, non resterà rigida, e poi comodità mia, no?
so che lì è il dietro e il rovescio, quindi preferisco chiuderle così le cose per me. Vado avanti così fino alla fine della chiusura. E ho finito anche la cucitura, l'ho girata dal diritto, come potete vedere è quasi impercettibile perché continua il disegno che abbiamo fatto. E ora non ci resta altro che andare a vedere la nostra sciarpona Infinity sul manichino. E con oggi il video è terminato, spero che vi piaccia anche questa proposta e se vi piace lasciatemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. E come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà di ogni novità che pubblicherò. Vi ricordo inoltre che mi trovate su Facebook con una pagina e con un gruppo dove si potranno condividere idee, progetti, scambiarsi opinioni, chi più ne ha più ne metta. E ho anche un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video!